Sono una che racconta storie, non racconto delle storie, spero di raccontare delle cose sia con la fantasia che con la realtà. In questo caso, come ho incontrato Tina Anselmi e come sono arrivata a scrivere questo libro, è una lunga storia d'amore, di grande rispetto mio e amore nei suoi confronti, di stima reciproca, un incontro di alcuni anni fa rinnovato per un'intervista televisiva, dopodiché è nato un primo libro e poi questi appunti segreti. Con questi appunti dell'Anselmi ho convissuto più di un anno e mezzo, e credo che sicuramente il lavoro della commissione presieduta dall'Anselmi, la commissione inquirente bicamerale sulla P2 dall'81 all'84, abbia in qualche modo interrotto quello che era il progetto di Gelli, il progetto piduista. Questo non vuol dire che i rischi siano finiti. Io ho immaginato Tina Anselmi come presidente della commissione e me la vedo nelle stanze di Palazzo San Macuto a Roma, dove si svolgevano le audizioni, e immagino questa donna tra uomini, piduisti tutti uomini, esercito, servizi segreti, mafie, malavita, chiesa, potere delle banche, e le donne erano delle comprimarie. È stata la presidente allora della Camera, Nilde Iotti, a chiedere a Tina Anselmi di diventare presidente di questa commissione bicamerale, ed erano legati da tante esperienze passate, perché quello che mi diceva Tina Anselmi diceva una cosa molto interessante: all'epoca eravamo diverse, in questo caso la Iotti e lei, ideologicamente, ma non antropologicamente, e sicuramente il fatto che fosse una donna era uno sguardo diverso, perché immaginiamo in queste stanze tutti uomini grigi, tutti uomini anche mediocri, come mi diceva Tina. È stata scelta dalla Iotti. Io, quando mi sono documentata con Giorgio Frasca Polara, che era il portavoce della Presidente della Camera, Nilde Iotti, e lui mi ha detto che la Iotti aveva fatto questa scelta perché si fidava dell'Anselmi, e poi perché il Presidente del Senato era all'epoca Fanfani, e come ha aggiunto un'altra persona, Enzo Giaccotto, segretario particolare della Iotti quando fu la prima volta ministro nel 76, amico storico, perché la Iotti aveva paura che venisse proposto un democristiano, casomai amico di Forlani, allora Presidente del Consiglio, che poi sappiamo com'era implicato nella vicenda della P2. Una delle prime cose che mi ha colpito è questa essere proprio sciatti. Il progetto della P2 è finito, non è finito, che sicuramente nel linguaggio sta ad ottimi livelli, perché è proprio il disprezzo delle parole, no? La parola che è un modo di comunicare, di rapportarsi agli altri, no? Noi lo vediamo quotidianamente, no? Uno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra. Il ministro Scajola, no? Quando ci fu il fatto dell'appartamento, che lui disse: ma io non sapevo niente, me l'hanno regalato, e lei vedeva nelle audizioni che appunto l'Anselmi prendeva questi appunti, sintetizzava. Io li ho chiamati post-it, no? Perché uno, quando c'ha fretta, però scrive le cose fondamentali, e viene fuori questo linguaggio di queste persone che dicevano: sì, ma io ero iscritta alla P2, no, ma non lo sapevo, no, ma è stato casuale. Cioè, allora tu ti chiedi, come oggi noi ci chiediamo di fronte a questa classe dirigente: ma ci fanno? Cioè, perché non è possibile? Oppure tu non sai se preferisci che siano un po' non so, dei cialtroni, no? Non per bene, piuttosto che dei cretini, perché come non lo sapevi? Tu sei un generale, tu sei un ministro, non è possibile. Da quello che viene fuori studiando questi appunti di questi 700 oltre appunti dell'Anselmi, lei appunto nella sua relazione, come nel discorso che fece nell'86 alla Camera, veniva fuori che era un comitato non di affari
c'erano anche quelli che facevano affari, c'erano questi che volevano fare carriera, ci fu una dichiarazione pubblica, no? Di Costanzo che era diventato il direttore dell'Occhio, con tutta una serie di elementi chiaramente, no? Di ispirazione massonica, che piangendo disse sì, l'ho fatto per la carriera, oppure gente, non so, che lo faceva come Cicchitto, che mi ricordo che l'Anselmi disse ma come questo dovrebbe credere nelle istituzioni, dice che si è iscritta alla P2 per difendersi, perché si sentiva, cioè gente che veramente non ha i parametri intellettivi o pensa che gli altri siano degli sciocchi, quindi c'era chi faceva affari, ma sicuramente il progetto di Gelli era un progetto eversivo, cioè di svuotare dall'interno le istituzioni. Infatti Gelli riceveva all'Excelsior a Roma. In parte direi proprio di sì, visto che abbiamo il Presidente del Consiglio che è poi uno dei maggiori rappresentanti di questo linguaggio estemporaneo, no? Nel senso che oggi sto lì, domani sto lì, un po' da vaudeville. E io quando seguivo gli appunti di Tina Anselmi, me li immaginavo proprio questi uomini come in una pochade da Fedon, no? Che andavano all'Excelsior da Gelli, che li puoi immaginare quasi che si nascondevano quando arrivava quello che non doveva sapere, perché tutto si basava appunto sul ricatto, no? Su questo cuneo tra la copertura e la scopertura, e Gelli sapeva, no? Manovrava. C'è una testimonianza di Disciommo che è stato molto importante perché era il segretario, era un giovane funzionario del Senato che era stato messo tra virgolette a disposizione dell'Anselmi, no? C'era anche un funzionario della Camera, Gianfranco Beretta, e l'Anselmi mi aveva molto parlato di Disciommo, era stata una persona importante di cui lei si fidava. Disciommo mi raccontava che a un certo punto loro facevano queste audizioni, no? Naturalmente studiavano anche le carte delle procure, no? Che si occupavano come procure proprio di indagare in alcuni che sono stati grandi tragedie dell'Italia. E avevano detto ma che lo facciamo, lo chiamiamo questo Berlusconi che era piduista, e poi hanno detto pure l'Anselmi, dice no, ma è uno, insomma, non è così importante in fondo, è una persona di contorno. Basta che pensiamo a Flavio Carboni, cioè a Cicchitto, già un po' più giovane, a Berlusconi, e poi certo ci sono dei giovani, perché all'epoca non era così chiuso. Per esempio Bisignani, che oggi ha 60 anni, all'epoca era appunto piduista e faceva i suoi primi passi nella carriera. Ti rispondo con un mio desiderata, che è di tanti, si scomparirà con i vecchi, però poi da un punto di vista invece meno così da battuta, io credo di sì. I progetti eversivi si devono realizzare a un certo punto, il fatto che il tempo passa, il tempo è nemico, l'hanno dimostrato purtroppo anche queste persone tipo i Falconi, Borsellino, che sono morti, vari servitori dello Stato tipo Ambrosoli, no? L'Anselmi, non difesi dallo Stato, meno male lei è ancora viva. Cioè ha bisogno dell'illegalità, ha bisogno della rapidità, i tempi lunghi è difficile tenere tutto insieme. Credo molto che ognuno debba fare il proprio mestiere, appunto quello che non voleva Gelli, no? Questa grande abbuffata di potere, con poche persone che sapevano, ognuno faceva tutto, come un po' adesso, tutto sanno tutto di tutti. Io sono una che racconta storie. Da quello che ho capito in tutta questa frequentazione di Tina, no, ancora adesso se mi capita, soprattutto in passato, di parlarle, lei ritorna a questo passato che le ha cambiato la vita, questi anni di presidenza della commissione, e dice ma lui torna, e quando dice lui, che lo nomina con fastidio Gelli, sai che cosa c'aveva Tina? E quello che il coraggio, ed era un coraggio molto femminile. Ecco, io credo che nonostante il poco coraggio degli uomini, di questi uomini di potere, che sono tutti uomini, e le donne sono delle ancelle, sì, non ce la farà. Ci saranno altri coraggi, altre donne, anche uomini, ma insomma, giovani.